Okay, Professor Catalano has just won a prize for research in the region Lombardy, and so he will receive soon this prize for the research with the school in which he works, and so we leave the stage to him with the talk. But does light reflect? Ma la luce riflette? Professor Catalano, prego. Good morning everyone. Buongiorno a tutti, e il mio inglese finisce qui, nel senso che mi scuso con i presenti, ma purtroppo è un peccato che sconto ogni volta. Non parlo, lo leggo così, ma non lo parlo. Aggiungo che questo premio lo condivido con l'ingegner Cerza, che è qui presente con noi, e comincerei subito. Nel secolo scorso, con il termine vitalismo biologico, si definiva la capacità intrinseca degli organismi viventi di attivare meccanismi di sopravvivenza e di autodifesa. Questo termine vitalismo nel XXI secolo è stato un po' abbandonato, ma l'idea è rimasta, a tal punto che nel 2012 il noto professor Shapiro ebbe a dire in un suo intervento che le cellule, quindi non solo gli organismi nel loro complesso, nella loro totalità, ma le cellule eseguono eventi di ristrutturazione del DNA intenzionali, durante i normali cicli di vita, in modo non casuale ma anche non deterministico. Un colpo al cerchio, uno alla botte. Questi processi di ingegneria genetica naturale orientati agli obiettivi si verificano in molti organismi, compresi noi stessi. I processi così indicati NGA, più integrati, altamente regolati che conosciamo, sono quelli del sistema immunitario. Sono sistemi di autodifesa. Fin qui la biologia, però. Fin qui la biologia, dove si può invocare comunque un principio biologico, se si vuole anche nel solco della grande teoria dell'evoluzione biologica. La si può invocare, parliamone, ma non in questa sede. Però, quando i meccanismi di difesa e di sopravvivenza coinvolgono fenomeni relativi alla materia inanimata, senza anima, a questo punto nessun principio biologico può più intervenire. Non potete invocare un principio biologico per spiegare come mai, per esempio, l'acqua inverte la sua tendenza termica e da 4 gradi centigradi a 0 aumenta di volume per diminuire di densità, per permettere al ghiaccio di galleggiare, per permettere a tutta la fauna marina oltre il circolo polare artico e anche. Non lo potete invocare un principio di sopravvivere, non potete invocare la teoria dell'evoluzione. Claro che no. E allora, tertium non datur. Ci deve essere un'altra spiegazione fuori dal grande binario della teoria dell'evoluzione. Fuori. Quale? Ecco, io vi condurrò però in 2 esperimenti di ottica, dove queste situazioni sono evidenti. E per facilitare la comprensione del materiale ho preparato per voi un thriller poliziesco. Nel cuore della notte, l'agente segreto Adani riceve una telefonata del suo capo. Adani, devi compiere una missione urgente e speciale. Cosa devo fare? Ti devi incontrare più veloce della luce, se puoi, con l'agente segreto Baldini, che ha con sé un
messaggio cifrato. Però lui non lo sa decriptare. L'unico che sa decriptarlo è l'agente segreto Cecchini. Vedi che tu ti trovi a 50 km a sud di Milano. E Cecchini dov'è? Cecchini è a 35 km a sud di Torino. E Baldini? Baldini ha appena preso il treno che da Milano lo porta a Torino. Lo ha appena preso. E come faccio? È un problema tuo. Ti paghiamo per questo. Allora Dani ci pensa un po', ma non molto perché deve viaggiare alla velocità della luce. E poi telefona a Baldini. Dice: Baldini, sono io, Adani. Sì, dimmi. Dove sei? Sono appena partito da Milano col Frecciarossa, diretto per Torino. Fai una cosa, vai subito al vagone ristorante, compra una lattina o di birra o quel che è, non facciamo pubblicità, poi ti fiondi nel bagno, vai in bagno, ti chiudi, vuoti la lattina o la bevi, vedi, lascia, metti il messaggio dentro la lattina e col tuo GPS, quando sei arrivato al chilometro 82,900, abbassa il finestrino, butta la lattina e io sono lì con la mia moto che ti aspetto, o perlomeno che aspetto il lancio della lattina. Poi al resto ci penso io. Baldini fa proprio così e segue le direttive, compra la lattina, si fionda nel bagno, vuota, mette il messaggino dentro, il pizzino, lo mette dentro la lattina e al chilometro 82,900 butta la lattina. E lì chi c'è? C'è Adani che lo aspetta. Lo prende la lattina e con la sua moto si fionda per trovare Cecchini. Lo raggiunge, gli dà il messaggio, lui lo decripta, Adani scrive il significato, si allontanano immediatamente, un secondo dopo arriva il controspionaggio che era sulle tracce di Cecchini, non trova nessuno. Missione compiuta. Ma la domanda che rivolgo a voi, mi aspetto anche una risposta. In tutta questa faccenda, quale domanda mi potreste fare? Nessuna. C'è qualcuno che mi dà una risposta? C'è una domanda. Dice, ma come? Sì? Voce? La domanda che vorrei fare: come fa a sapere Adani in quale chilometro deve lanciare la politica? Certo, perché non vi è sfuggito, vero? Adani dice a Baldini al chilometro 82,900. Non gliel'ha suggerito il buon Dio o Mosè scendendo dal Sinai, giusto? Ha calcolato, ma come ha fatto? Ora ve lo spiego. Troverete poi tutti i dettagli del procedimento matematico, li troverete nel testo in italiano. Per quelli che non gradissero, posso sintetizzare. Allora, Adani deve andare da A a C, riflettendosi sulla Milano-Torino, che consta geometricamente di infiniti punti. Ci sono infiniti punti tra Milano e Torino, su questo siamo tutti d'accordo, no? AB è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, del triangolo A Milano-Baldini. E BC è l'ipotenusa del triangolo Baldini-Torino-Cecchini. E le due ipotenuse si calcolano separatamente, non ve lo chiedo perché sono sicuro che lo sapete, col teorema di Pitagora. Bene, e quindi i tempi di percorrenza, perché
La vita di Cecchini è appesa al filo dei secondi, anche meno. Quindi i tempi di percorrenza come si calcoleranno? Le distanze diviso la velocità. Io l'ho già fatto per voi. La funzione che se ne ricava, funzione tempo, è dunque la somma dei due tempi, il tempo che ci vuole per andare da A a B e il tempo che ci vuole per andare da B a C, che diviso per la velocità con cui viaggia con la moto mi dà questa funzione. Questa funzione, se con comoda casa vostra volete documentarvi meglio, quella funzione studiata analiticamente, fatta la derivata prima, studiato il segno della derivata prima, si conclude che ha un punto di minimo, che è il punto di passaggio tra una funzione decrescente a una crescente. E quel punto lì si calcola con la formula che ho trovato. AL fratto A più B, dove A è la distanza di Adani da Milano, C era la distanza di Cecchini da Torino ed L la linea ferroviaria Milano-Torino, che è di 141 km. E allora 50, che è la distanza di Adani da Milano, 50 per 141 km diviso 50 più 35, è già scritto lì, sono 82,94. Per nessun altro punto la distanza è minore, quindi impiegherà sempre di più se sceglie un altro punto. Ma vorrei sottolineare qui con voi che questo è un ragionamento matematico. E infatti per questo ho proposto questo thriller poliziesco, perché si applica poi ad ogni contesto, ma la ragione trovata sta nei procedimenti della matematica. Non solo, anche se questo interessa meno a Dani, perché ormai la missione l'ha compiuta, ma nel punto in cui incontra Baldini, fatta la retta ortogonale al punto B, insomma, si ottiene che l'angolo I è uguale all'angolo R. Se ci trasferiamo nel campo dell'ottica, discende da quel procedimento matematico, da lì discende che l'angolo di incidenza della luce è uguale all'angolo di riflessione, discende da lì, ma quel da lì significa da un procedimento matematico. Quindi quando noi diciamo cose che già conosciamo, che l'angolo di incidenza è uguale a quello di riflessione, non è perché è così, no, è così perché c'è dietro un procedimento matematico. Ma non finisce lì. C'è un bambino da salvare, perché il problema si ripresenta in un altro fenomeno. C'è un bambino da salvare. Siete al mare, spaparanzati sull'ombrellone, sotto l'ombrellone. A un certo punto, aiuto, aiuto! Che fai? Il minimo che puoi fare, ti precipiti per salvarlo, no? Ma voi come andreste per salvare il bambino? Da A a C? L'istinto direbbe sì, vado e lo prendo. No. Perché se fosse questione di secondi, ma di secondi, voi mettereste in gioco la vita di quel bambino. Ma come, perché? Da A a B faccio prima. Tu fai prima. Pensi di fare prima. Ma hai ragionato che quando vai sulla sabbia hai una velocità e quando nuoti ne hai un'altra? E di questo, nell'immediatezza, ti sei reso conto? Forse no.
Ma c'è qualcuno che si rende conto che invece per fare prima, perché non ha tempo da perdere, per fare prima deve andare da A a B e da B a C. Ma non c'è più strada! Certo che c'è più strada! Anche voi quando siete in autostrada e siete incolonnati, no? Che c'è una colonna pazzesca davanti a voi, certe volte pensate, ma se io devo andare dove devo andare? Posso uscire alla prima uscita, prendo la provinciale, faccio più strada ma ci metto meno tempo, perché la logica è non quanta strada devo fare, no? Ma quanto tempo ci devo mettere. Ora, rifacendo il calcolo, per una geometria del sistema che ho scelto per non farla troppo lunga, rifacendo il calcolo, si vede che io soccorritore, devo entrare in acqua con le dovute proporzioni nel punto tracciato in rosso a 10,5 centimetri dalla mia perpendicolare. Ripeto, si tratta di vedere poi nelle fotografie l'esperimento eseguito. Però già vedete quella curva? Quella curva è la curva della funzione. La curva della funzione. E quella curva che ha la scissa nei tempi dice che anche in questo caso c'è un minimo valore del tempo. E questo minimo valore del tempo si ottiene se ti butti in acqua alla distanza di 10,5. Io l'ho fatto in un foglio di lavoro Excel. Il mio collega ingegner Cerza ha usato una applicazione più sopraffina e con una sensibilità maggiore ha ottenuto come risultato 10,266, che è ancora più dettagliata, perché il passo in Excel il mio era mezzo centimetro, lui è andato oltre, però il senso è quello. A 10,266 c'è il punto in cui devo entrare in acqua. Ma a questo punto, visto che non stiamo parlando di thriller polizieschi e bambini da salvare a caso, perché da qui il passaggio al comportamento della luce è ovvio. La luce, cari signori, si comporta come l'agente Adani e la luce si comporta come il soccorritore avveduto, però. Quello che questo è la luce, ma la luce riflette? Giochiamo sul doppio senso. La luce pensa? È dotata di capacità di pensare la luce? Sì? No? E se non è così, com'è? E adesso facciamo gli esperimenti. Perché un conto è parlarne, un conto è vedere. Ah no, un momento. Siccome un esperimento era troppo lungo da fare, dovevo portare l'acqua distillata, le botte, la brocca e quant'altro. Uno ve lo faccio vedere nelle slide, l'altro lo facciamo dal vivo, live, ti dice così? Ma che bravo. Eccolo qui. Il punto di salvataggio del bambino è a 32 centimetri. Di distanza dalla battigia, non di profondità, sono che salvo. Ok? Con quella distanza, con i calcoli che io e Cerza abbiamo fatto, la distanza è 10,26. 266 arrotondiamo. Questa è la fotografia vista dall'alto. Cari signori, la luce veramente ragiona così. E questa è la foto che ne rende ragione. La traccia laser si vede qui e questa distanza è 10,2 qualcosa. E dietro lì c'è la foto del bambino da salvare. La luce non percorre un tratto rettilineo, terra-acqua, ma una spezzata.
Dice, vabbè, tutto questo nella vita reale, sì, proprio perché la luce si comporta così, la rifrazione della radiazione solare quando raggiunge l'atmosfera terrestre va come deve andare, se no ciao. Se la luce non percorre in linea retta tutti gli strati dell'atmosfera, scordatelo, perché gli strati hanno differente densità e quindi la luce percorre delle spezzate, non va da A a B in linea retta. Maggiori particolari magari quando ci sarà il rinfresco, va bene? Adesso facciamo l'esperimento sulla riflessione. Opla. Adesso uno di voi scelga un numero possibilmente intero tra 0 e 30, così non c'è trucco, non c'è inganno. Datemi e venga qui poi a verificare. 21. Prego? 21. Allora abbiamo posizionato. Se lei ha un cellulare poi con la luce 21. 21 sì. Ok. Sì, daglielo. E un altro che faccia la gente cecchini 12. Allora, la distanza Milano-Torino è 38 centimetri. Lei può verificare? 38, ok? Milano-Torino. Lei ha detto 21 e lei ha detto? 12. Allora, 21, calcolatrice, vi faccio lavorare. 21 per 38, A per L, diviso 21 più 12. 24,18. Allora, se illuminiamo qui, ecco, mettiamo Adani a 21, giusto? 21, sì. 21? Esatto. Ora, guardate un attimo, c'è una infinità di soluzioni per ogni punto della tratta Milano-Torino, una infinità di soluzioni. Adesso rimettiamo qui perché non ci vedo più, 21, sì, qui dobbiamo mettere, deve cercarsi, abbiamo detto, il risultato era? Il risultato era 24,18. 24,18. 12. È 12? Sì. È 12. Quel punto è 12. No, non è me che dovete, e vi ringrazio comunque. Il punto è che la luce ha fatto gli stessi ragionamenti che fa Adani. Non solo, ma se io adesso vi accendo il pentalaser, per tutti gli altri punti non ci arriva, ma per quello sì. E quel punto lì è 12. Come ha visto lei, vero? Verifica? Notaio? Era 12? Ok, bene. Luce? Io adesso vi lancio delle domande, ma già vedi provocatorie. Da dove arriva questa capacità della luce? Dalle onde elettromagnetiche? Assolutamente no. Non è una proprietà delle onde elettromagnetiche. La legge della rifrazione è una conseguenza di questo, quindi non deriva dalla legge della rifrazione, è esattamente il contrario, è la legge della rifrazione che dipende da questo. Se non è una proprietà delle onde elettromagnetiche, non è una proprietà delle onde ottiche in particolare e quant'altro. Questa capacità dalla quale dipende la sopravvivenza dell'ecosistema, da dove cavolo viene? È solo una domanda. Arrivederci e grazie per l'attenzione.